Buongiorno, giornata iniziata. Buongiorno a tutti, finalmente c'è del sole dopo la nevicata di ieri sul passo tra la Francia e il Principato di Andorra. Volevamo dire due parole sul Principato di Andorra. Il Principato di Andorra è un microstato, è il sesto stato più piccolo d'Europa, governato in collaborazione tra due principi, il vescovo di Urgell e il presidente francese. La lingua parlata mediamente è il catalano, sebbene il francese lo capiscano tutti ed è parlato correttamente. Questo microstato difatti è in mezzo alle montagne tra la Spagna e la Francia. È la capitale più alta d'Europa. Qui siamo a 1000 metri, ieri siamo passati a 2400 metri, difatti stava nevicando. Principalmente l'economia dello Stato si basa sul turismo, in inverno sullo sci e soprattutto, sempre essendo un porto franco, essendo uno Stato con tassazione bassa, quindi anche sul commercio e sulla vendita di prodotti, soprattutto elettronica, alcolici, tabacchi. E il tabacco è veramente basso e quindi sia dalla Francia che dalla Spagna vengono in tantissimi a comprare tabacco ed alcolici e profumeria soprattutto. Comunque stanotte ha fatto freddino, eravamo intorno agli 0 gradi, sulle montagne qua intorno c'è tanta neve, si sta preparando la stagione sciistica che inizierà tra un mesetto circa. Adesso noi ci muoviamo. Gli abitanti sono circa 84.000 ad oggi, quindi comunque un numero discreto circa. Poco meno della città di Bergamo, ecco, da dove viene la nostra Bettina. E quindi purtroppo non faremo camminate ed escursioni su queste montagne, nonostante meriterebbero farlo, perché fa molto freddo e non abbiamo troppo tempo, perché dobbiamo arrivare in Spagna abbastanza rapidamente. Dai, ci mettiamo in marcia? Ci vediamo in marcia, dai. Abbiamo fatto vedere i nostri nuovi acquisti. Gatto silvestrino Silvestrino per la verità. e Ciuchino un po' sdraiato dalla mia parte. Io sono più Ciuchino e Mauretto è più gatto silvestro. Prima di scendere verso la Spagna, Mauro ha deciso di andare in una valletta che porta ad altre piste da sci. Qui si raggiunge il paese di Ordino e la Massana e andiamo a vedere un po' com'è. Poi torniamo indietro perché questa è una strada a fondo chiuso e arriva in cima alla valle e poi immagino ci siano impianti da sci e termina la strada, perché siamo proprio nel cuore dei Pirenei. Sempre Principato di Andorra. Siamo saliti in valle, siamo saliti in quota, abbiamo lasciato la Veia e siamo arrivati a 1800 metri dove partono gli impianti da sci di Pal. Guardate che bella immagine tutta intorno. C'è già neve nella zona alta, però qui a 1800 ancora non c'è neve, magari è arrivata ma se n'è andata subito. Il posto è? Come dice Mauro, stupendo. Spettacolare! Ah, volevi dire spettacolare, perché ci avviciniamo alla Spagna, quindi comincia ad utilizzare i termini spagnoli. Avete sentito il rumore di moto? Ecco, ci sono due bambini con le mini moto, avranno 7 anni? Ah, Forse. anche 6. Anche 6. Avete capito perché poi gli spagnoli sono così bravi in motocicletta? Stanno andando in moto a 6 anni. Pazzesco. Sulle mini micromoto, mai viste così piccole? Sì. Frenava qui. ¿Cuántos años tiene? 4. 4. Ven, Nico, va.
questa stazione di Pal, molto ampia. Qui la valle si è un po' aperta, siamo quasi in cima ai Pirenei, nella parte alta, e abbiamo visto che c'è un colle lì sopra che raggiunge i 2000 metri, però ci sono delle piste molto ampie che attraversano gran parte della vallata. Insomma, una zona spettacolare perché si ha tutta la vista a 360 gradi dalle valli circostanti. E noi siamo saliti di qui sotto, e Andorra la Veia si trova proprio qui dietro questa collinetta. Se non ha voglia Mauro di sciare e tornarci in un altro momento più freddo. Io la voglia di sciare un po' ce l'ho sempre, però magari faccio 2 giorni, 3 giorni e poi per me potrebbe anche bastare. Ho sciato tantissimo negli anni passati, quindi mi facevo 40-45 giorni di sci tutte le stagioni, quindi se non anche di più in alcune occasioni. Quindi ora basta. Quindi adesso sono alla ricerca di cose nuove. Ecco qui dove siamo. Stazione sciistica di Pal, Arinsal. E Carletta invece è là, proprio in fondo, vista montagne. E Carletta qui. Guardate che bel posto, oggi c'è anche una bellissima giornata di sole, quindi si sta decisamente meglio rispetto a ieri, dove ci siamo trovati pioggia prima, nevischio e poi neve, e lungo la strada sul passo di 2400 metri c'erano anche una decina di centimetri di neve abbondanti. Ora qui siamo un po' più bassi, quindi si sta decisamente meglio come temperatura. Come possiamo vedere dalle costruzioni, la Veia si può considerare una piccola Monte Carlo nei Pirenei. Anche il tenore di vita è decisamente elevato qui. Arrivati al confine, lasciamo Andorra per entrare dove? Nell'altro paese che piace a noi? In Spagna! E vai, si torna in Spagna. Un po' di coda, ma adesso sembra che scorra veloce. Spagna! Ciao Andorra! Ciao Andorra! Ti salutiamo! Abbiamo fatto da Andorra ad Andorra e adesso il viaggio prosegue in Spagna! Vámonos! Allora, stiamo ora viaggiando nella zona nei dintorni di Lleida, e questa è una zona dove le montagne sono quasi terminate perché ci sono delle piccole collinette e è completamente una zona agricola. Campi coltivati soprattutto a grano, vedo ovunque, ormai il grano è stato raccolto, un po' come la zona di Binased dove siamo stati un paio d'anni fa, dove abbiamo conosciuto un sacco di italiani, un sacco di amici, insomma. una zona che vagamente ricorda la Toscana. Comunque adesso noi dobbiamo raggiungere degli amici. Vogliamo raggiungere degli amici che ci aspettano al mare. Sì, vicino al mare. Ormai abbiamo abbandonato la montagna e scendiamo a mare. Per la gioia di Betty, naturalmente.
abbandona il freddo per provare il caldo tepore del sole mediterraneo. Sì, anche se le temperature in questi giorni nemmeno al mare sono così calde come siamo soliti trovare in queste stagioni autunnali, siamo diciamo. Anche a metà novembre. Però solitamente troviamo un po' più caldo in questo periodo, invece caldino, ma si sta benino, ma non è così caldo come in altri periodi. Allora, adesso aggiornandovi su dove siamo, abbiamo appena costeggiato il paesino di Mont Blanc, che già conosciamo, l'abbiamo visto l'anno scorso? Sotto l'acqua. Pioveva, infatti, con un castello diroccato sulla cima, una bella chiesa, una bella cattedrale, un borghetto carino. E ora direzione invece mare, passiamo di nuovo per un altro posto che conosciamo, sia Reus, per poi andare oltre. Quindi questi giorni sono un po' di trasferimento, un po' lunghi, ma comunque ci portano più verso il mare, più verso zone che altrettanto conosciamo. Quindi proseguiamo oltre e È ormai sera. che voce! Sì. Siamo arrivati all'Hospitalet de l'Enfant e quindi abbiamo incontrato i nostri amici. Vieni, Daniela, eccola qui. Daniela, ciao, ve la ricordate? Ciao. Ve la ricordate Daniela l'anno scorso? E anche Marco. Buonasera. Eccolo! Ecco anche Marco. Ciao! Buonasera. Che ha passato la giornata a vedere il Genoa in TV, ovviamente. Non se ne parla di Non queste si cose. dice, non si dice. Comunque dai, domattina faremo vedere un po' meglio con la luce, perché adesso è ormai quasi buio, quindi si vede poco. Quindi noi vi lasciamo, a domani. Ciao! In realtà non vi stiamo salutando questa sera perché ovviamente eravamo in Francia, nel Roussillon, e cosa abbiamo trovato? Les huîtres. Ostriche, vai! Per la gioia di Bettina. Guardate che belle che sono. E ora Mauretto le apre una a una. Vai, ti aspetto. Eccoci qua, buongiorno mondo, siamo nuovamente in partenza. Qui è dove abbiamo parcheggiato questa notte, area camper gratuita con carico e scarico, si paga volendo solo l'acqua, ma al momento non serve, abbiamo già il pieno. Siamo all'Hospitalet de l'Enfant, a una quarantina di chilometri prima del Delta dell'Ebro, che è una zona che noi conosciamo molto bene, che oggi in questi giorni la bypasseremo in quanto appunto l'abbiamo visitata più volte e cerchiamo di andare a scoprire cose nuove. Quindi tra poco ci mettiamo in marcia, Mauro si sta sistemando, vestendo e poi si parte. Ora vi faccio vedere un po' l'area. Guardate quanti camper ci sono, soprattutto stranieri, tedeschi, olandesi. Noi abbiamo trovato giusto un posto in fondo, l'ultimo rimasto, perché è proprio pienissima. Adesso questa mattina qualcuno se n'è già andato, ma insomma, posto ce n'era gran poco, nonostante ci siano circa 25 posti, eppure pieni. Sentite qua di fianco? Il rumore del mare? Finalmente arrivati al mare e finalmente un po' di temperature buonissime. Siamo passati dalla neve dei 2000 metri ieri di Andorra al mar Mediterraneo caldo di Peniscola. Guardate che bello. In questi 3 giorni abbiamo fatto tanti chilometri, quindi siamo anche un po' stanchini. Ci siamo fermati al Merendero de Honda, che è questa area verde molto carina. Oggi è lunedì, quindi è totalmente deserta, probabilmente da quello che vedo come i residui. Ieri domenica doveva essere assai frequentata. Oggi siamo solo noi, siamo tranquilli. Betty ha approfittato del sole per mettere fuori i suoi pannellini per il case che ci dà la 220.
Siamo vicini al nostro destino di stasera, che vi sveleremo il mistero a breve. Buongiorno, sto preparando la pappa. Che si mangia oggi, Mauretto? Hamburger, patatine, un po' di insalata. Ok? Ti va? Benissimo. Bene. Finalmente siamo arrivati a... Vai d'Uscio. Che è? che è il quarto tentativo dopo 3 andate a vuoto per vari motivi meteorologici o tecnici. Forse al quarto tentativo riusciamo in un'impresa che vedrete domani con noi. Siamo alle Coves di San Josef. Sapete benissimo che ve le abbiamo presentate anche l'anno scorso, che però purtroppo erano chiuse, alluvione di Valencia, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente tutto quello che c'è stato qua con le inondazioni che hanno devastato la zona Sì. non si poteva. Una volta invece non siamo riusciti a venire per motivi tecnici e nuovamente a marzo dell'anno scorso, tornando verso l'Italia, erano nuovamente chiuse per precauzioni in quanto pioveva da molto tempo. Il tempo è buono, il sole è bello caldo, finalmente domani dovremmo riuscire a visitarle. E voi? Visiterete con noi. Comunque, il parcheggio di questa sera è un po' improvvisato, in quanto qui fuori dalle Coves c'è un'area camper gratuita con carico-scarico, parcheggi grandi, ma purtroppo oggi, o meglio in questo periodo, questa zona è in manutenzione, quindi ci hanno detto di parcheggiare qui, di fianco alla staccionata, di fianco a questi parcheggi auto, insomma in un posto che non è il Non è massimo, eccezionale, ma però per una sera va stiamo benissimo. qua stasera, domani mattina visitiamo e poi andiamo via, quindi va Sì. benissimo. Siamo con i nostri amici, eccoli laggiù, li vedete? Marco e Daniela, i senesi, siamo con i senesi. Eccoci tutti assieme! E siamo qui tutto il gruppo dei senesi. A Betty non sento, No, io no. non sento niente. Ma Cuscino separa se Cuscino è un po'... È un ponentino. Vabbè. Ma parla ponentino, Mauro, non è più capace di parlare genovese. Io Beh, sono così. triste, dopo tanti anni che non vivo più a Genova, ormai non sono più capace a parlare genovese. Cosa devo fare? Capita. Andiamo? Andiamo.